Tolto il casco, tolta la tuta, andiamo a fare i turisti. Turisti nella Ciudad Blanca, o meglio Asunción de Popayán, perché fu fondata il 15 agosto 1537, giorno dell'Assunzione, e si misero alla città due nomi, uno spagnolo, Asunción, e Popayán, quello già esistente indigeno. No puede grabar. Ya, a ver, 1, 2, 3. Dicevamo fondata da Belalcázar, spagnolo, a metà strada tra Cartagena e Quito, mentre quest'ultimo era alla ricerca del tanto blasonato Eldorado, che sembra ormai certo fosse un rituale della civiltà indigena muisca a nord di Bogotà, dove un capo, normalmente cospargendosi d'oro, si immergeva nel lago Guatavita. Col tempo sembra che questo rituale sia stato scambiato in una leggenda, e cioè quella di una città chiamata Eldorado piena d'oro che gli spagnoli iniziarono spasmodicamente a cercare. Siamo in pieno Parque Caldas e quella dietro di me è una statua ad un martire dell'indipendenza nazionale, Francisco José Caldas, mentre quella equestre di Belalcázar, costruita a qualche chilometro da qua, venne abbattuta nel 2020 da un gruppo di indigeni proprio durante la corrente che invase anche il Nord America sui conquistatori del Nuovo Mondo. Questo è il luogo di relax di tantissima gente che si rilassa in una mattinata di metà aprile. Ricordiamo che Popayán è anche un'importantissima città universitaria. L'aspetto così bianco e curato che possiamo ammirare oggi si deve all'architettura di Álvaro Gómez, che dopo il terremoto del 1983 decise di ricostruire la città riutilizzando sabbia del Rio Cauca, calce e travi di pino cileno come era stato fatto in passato. Come ormai sapete benissimo, siamo all'inizio della stagione delle piogge, quindi inizia a piovere. Approfittiamo per vedere se il cappello di Sara effettivamente resiste alla pioggia, perché qui parliamo di fino, super fino, extra fino, ma resiste alla pioggia, sì o no? Popayán è stata la prima città che nel 2005 è stata riconosciuta patrimonio UNESCO per la sua cultura tradizionale gastronomica. Intanto facciamoci un giro in mezzo, vediamo cosa succede, perché la situazione è veramente pazzesca. E loro tranquilli, cioè non ne frega nulla. Guardate che bel piccione ripieno in fondo. Oltre a vedere riconosciuti i festeggiamenti della Semana Santa come patrimonio immateriale sempre UNESCO. Lungo la Calle 5 abbiamo la torre dell'orologio che, come potete vedere, è in ristrutturazione. Ma qui c'è un'indiscrezione, sembra che questa torre sia più antica del Big Ben di Londra, addirittura. E di fianco alla torre dell'orologio la cattedrale basilica di Nostra Signora dell'Assunzione, ovvero il principale luogo di culto di Popayán. E considerate che la Semana Santa di Popayán è una delle celebrazioni religiose più prestigiose di tutta l'America Latina. Dopo l'ennesima chiesa che troviamo chiusa, prima la Iglesia di San Francisco, ora la Iglesia di San Agustín, abbiamo chiesto e l'orario di apertura è la noce, dalla 6 in poi, quindi torneremo insieme a voi. L'Università del Cauca invece la troviamo aperta ed è tale dal 1827. Sembra che ospiti cattedre di diritto pubblico tra le più importanti del Sud America. Al volo si torna in struttura perché inizia a piovere tantissimo. E oramai che ci conoscete benissimo, quando piove cosa si fa? Una cerveza ghiacciata, questa volta giochiamo in casa. Col tintinnio delle gocce che cadono ancora abbiamo anche ordinato un'empanadas de pipián, che è tradizionale appunto di Popayán, uno di quei cibi appunto orgoglio e riconosciuti dal patrimonio UNESCO proprio perché sono contaminazioni sudamericane, africane, spagnole. La birra colombiana ha superato a pieni voti l'assaggio, ma guardate questo piatto. Empanadas con salsa de maní, maiale.
sentite anche il crunch, sono fritte benissimo. Onestamente non riesco un attimo a capire il mix tra la salsa di maní e l'interno, però il mix stesso mi gusta molto, infatti vado con il secondo. C'è solo un problema, che per riempirsi ne servirebbero un centinaio. E dato che il meteo non sembra assolutamente migliorare, quindi non è dalla nostra parte, il maiale di Francesco, cosa ha pensato? Mi raccomando, non aprite il frigorifero. E da persona super innamorata della propria moglie, guardate cosa riesco a fare. Lei non lo voleva? Potete aprire il frigorifero e scatenare l'inferno. Sì, ma non esagerare, guardate, che boccone. E io qua a guardare con la bava sulla bocca. Ma la consistenza è morbidissima. Il sapore del caffè si sente tantissimo. Il liquore non so se è quel liquore che abbiamo anche noi in Italia a base di caffè, che non ricordo il nome. Il problema è solo uno, è che ne è pochissimo. Voto 9,5. Te ne lascio un po', sì. E comunque quel liquore al caffè era il Borghetti, a casa di mio nonno non mancava mai. Siamo di nuovo usciti di notte solo per voi, siamo davanti all'Iglesia di San Francisco, speravamo fosse aperta per poter entrare, nada, chiusa anche oggi pomeriggio, però faremo un giro nel centro di Popayán per mostrarvelo a quest'ora del pomeriggio sera. Moltissimi carrettini qui nel cortile della chiesa che preparano le obleas, che è un piatto tradizionale, cioè una cialda poi ripiena di prelibatezze dulces. Moltissima polizia schierata e per dare un tocco di latinoamericanità questa sera illuminata di rosa. Con un passato particolarmente agiato ci aspettavamo una città più sfavillante, anche se sapevamo che era stata oscurata dall'industrializzazione di Cali. Eppure stasera, così come oggi, ci appare sbiadita, col peso del suo passato e del suo presente sulle spalle, con una povertà abbastanza visibile e un confronto che in questa città non tiene col vicinissimo Ecuador. Questo è il periodo di bassa stagione, ma da quanto possiamo vedere non ci sono tantissimi turisti in giro, quasi tutta gente locale. E nonostante l'assenza di turisti vediamo moltissima polizia schierata, anche se con un aspetto informale, scherzano tra di loro. Siamo comunque nella capitale della regione del Cauca, particolarmente accesa negli anni passati, che comunque continua ad avere le sue problematiche all'interno, nella parte rurale, e questo iniziamo a sentirlo anche noi sulla nostra pelle. Vuoi i racconti che ci vengono fatti, ma le attenzioni e le raccomandazioni della gente del posto iniziano a farci un po' comprendere, anche se è difficile farlo, il luogo dove stiamo mettendo i nostri piedi e le nostre ruote. Ma forse la vista più suggestiva ce l'abbiamo da qua. E ripartiamo dal parcheggio per la moto. Tenerona carica è rimasta per 3 giorni sotto la tettoia di fianco al cane da guardia. Struttura sicura, ma al tempo stesso con l'allarme canino inserito. Sì, ma non liquidiamo Guardian, il cane in questione, con queste pochissime spicciole parole. Guardian è un pastore tedesco jubilato dell'Ejército
dell'esercito colombiano, un pensionato dell'esercito colombiano che si è occupato per tutta la sua vita di trovare esplosivi. Purtroppo non ci siamo mai potuti avvicinare tantissimo perché lui, come ci hanno detto i custodi del parcheggio, è sempre un poco nervioso e si può capire perché. Negli ultimi giorni non ci abbaiava più, però da lontano ci guardava e leggermente scodinzolava. Questo è il massimo che abbiamo potuto raggiungere da lui. Sì, ma a parte le feste del cane, adesso ripartiamo verso nord, faremo tutta una tirata, non sono tantissimi chilometri, anche se il navigatore mi dice circa 3 ore e mezza di strada. Ragazzi, attraverseremo uno dei punti più pericolosi della Colombia. Non andate a leggere sul sito della Farnesina perché poi ci viene l'ansia anche a noi. Però le condizioni realmente della Colombia non sono così tanto migliorate dagli anni di fuoco. Comunque la strada che noi andiamo a fare è la Panamericana, la strada conosciutissima che collega appunto il sud al Nord America. Il vero pericolo non si dovrebbe trovare lungo la strada, ma nelle zone rurali che costeggiano appunto il punto che vi mostro nella cartina. Però da italiani sappiamo che spesso e volentieri non sei coinvolto nel caos, ma spesso ti trovi magari coinvolto senza volerlo, senza saperlo, o perché ahimè vedi qualcosa. Lo sappiamo sulla nostra pelle. Entonces, vamos, guardiamo dritti davanti a noi, tutto andrà bene. Magari non utilizzeremo tantissimo la camera, come assolutamente non utilizzeremo tantissimo il drone per alcune zone che sicuramente sarebbero bellissime viste dall'alto, ma che forse, capite bene, è meglio non riprendere. Avventura sì, ma non andiamocela a cercare, sperando sempre in un po' di fortuna. Muchas gracias, hasta luego. In piena Ciudad Blanca. È difficile credere a ciò che ci dicono ogni volta: fate attenzione, questa è una zona focolaio, perché in realtà loro, quando li incontriamo per strada, sono di una gentilezza unica che noi abbiamo completamente perso nel nostro paese. Non bisogna fare assolutamente di tutt'erba un fascio, spesso pochissimi cattivi rovinano la reputazione di tanti buoni. Però, come ci hanno detto a quella piazza appena entrati in Colombia di Ipiales, non tiene mucha confianza, non fidatevi mai troppo, e questo vale per tutto il mondo. Tanto vi aggiorno sui lavori in corso, così se passate da queste parti magari fra un paio d'anni, mi auguro per voi che le condizioni della strada siano migliori. Leggete il nome in alto e dimenticatelo, perché è il paese della Colombia con il più alto rapporto omicidi persone. Parliamo del paese di Santander de Quilichao. Lo costeggeremo ma non entreremo all'interno. Comunque guardate il cielo, mai visto così azzurro qua in Colombia in questa stagione, perché a Popayán eravamo a 1700 metri sul livello del mare, mentre Cali si trova a 1000 metri. Si scende, ragazzi, si scende, e onestamente non ce la facevamo più. Vivere in quota è sicuramente peggiore rispetto che vivere in collina nelle nostre Marche. Ah, è tornato il cane. Ragazzi, avremmo fatto 50 km, loro con il cane in mezzo tranquilli. Quello che sconvolge più che quello che ha costruito l'uomo è quello che ha messo in piedi e che rende tutto più opaco e meno piacevole, ma questo succede in tante altre parti del mondo, compresa la nostra terra. Di nuovo fila. Stiamo attraversando una zona che negli ultimi decenni, fino al 2016, è stata campo di guerriglia tra forze ribelli e esercito colombiano, soprattutto nelle zone rurali. Con gli accordi di pace appunto tra lo Stato colombiano e la FARC, il gruppo ribelle, nel 2016 si è creata una sorta di pace apparente e una conseguente apertura al turismo. Quella che stiamo percorrendo è la Panamericana, strada 25 per la Colombia.
Eppure il territorio intorno esprime quasi tranquillità, tutto questo verde, questa natura, adesso neanche tantissimo traffico. Poi vai a vedere un disastro, noi non possiamo farci nulla, possiamo solo condividere quello che ci dicono i locali, quello che leggiamo, vedere con i nostri occhi la situazione intorno. Cali sulla sinistra. Praticamente siamo a 400 metri più bassi di Castelluccio, con la differenza che ci sono 31 gradi, mentre a Castelluccio, che conosco benissimo, la temperatura è sempre perfetta d'estate, o quasi. Carico di ananas. 33 km all'arrivo, 1 ora e 11, il rosso marcato e i lavori continuano. E quello che stiamo superando è il fiume Cauca, che dà il nome a tutto il distretto, che segna il confine orientale della città di Cali, mentre a occidente riprendono le Ande fino ai Farallones. E ora questo possiamo dire: benvenuti a Cali, che se avete visto la serie Narcos sicuramente vi farà tornare in mente qualcosa. Quindi ora, con la massima lealtà e onestà, scrivete nei commenti chi vorrebbe stare al posto nostro. Circa 2 milioni di abitanti. Cali, che dista solo 115 km dal porto di Buenaventura. Per questo la Panamericana, la strada che stiamo percorrendo e che abbiamo percorso, si trasforma in un continuo via vai di prodotti come canna da zucchero e caffè. Santiago de Cali fu fondata nel 1537 dal solito Belalcázar, e lo stesso porto di Buenaventura è stato sempre utilizzato dagli spagnoli per importare bovini e cavalli. Per questo questa zona, compresa Popayán, ha visto nascere moltissime fincas, proprietà e fattorie, e da lì ebbe inizio anche il tristissimo commercio di schiavi. 38 minuti per 14 km. C'è l'ombra, che è le cose. Fermi in mezzo al traffico, anche con la ventola accesa, la temperatura non scende, 102 gradi. Disculpe? ¿Cuántos kilómetros corre esta moto? Ah, 220. 220. Corre poco, poco. Io ogni tanto mi accodo a loro senza pensare che vado con una moto leggermente più grande e più pesante. Il nostro appartamento si trova leggermente fuori, quindi abbiamo preferito una zona considerata sicura. Dovrebbe essere qua a sinistra, una zona super servita e con tantissimo verde. Dovremmo essere a ridosso di questa collina. Allora, qua è ripida, Leggera pendenza. Non mi fate fermare, ripartire qua con la moto calda e tutto il peso e ci lasciamo la frizione. Si può andare a sinistra qua? Sì, se c'è un cartello rosso. Venite insieme a noi come sempre, perché è una scoperta per noi ma una scoperta anche per voi. Tendenze assurde. Qua dovrebbe essere questo bianco. Sì, questo qua. Il parcheggio dovrebbe essere questo. Andiamo a chiedere. Wow! Sono anche 4 poliziotti in moto, quindi positivo, si vede che controllano. Mamma mia ragazzi, brava Tenerona, arrivate a destinazione. Abbiamo aspettato 40 minuti, ma l'appartamento ce l'abbiamo e anche il garage.
A Cali ci fermiamo per lavorare sodo. Non è molto il tempo rimasto prima di tornare in Italia, ma la città, in perenne primavera inoltrata, ci dà un tiepido assaggio dell'estate italiana. Riusciamo a ricevere un pacco di lavoro attraverso una spedizione internazionale, ma nonostante ci troviamo in territorio colombiano, alcune notizie faticano ad arrivare. Sono rarissime le testate italiane ed europee che guardano verso questa parte del mondo. I supervisori dell'Unione Europea si preparano a garantire la regolarità dello svolgimento delle elezioni del 31 maggio prossimo. La città, ferita ma rassegnata, avanza al ritmo di sempre. Avete percorso in sella con noi il tratto di Panamericana tra Popayán e Cali il 22 aprile 2026 e tra il 24 e il 26, appena 2 giorni dopo, 31 attentati hanno scosso le regioni del sud, dove siamo, colpendo obiettivi militari e, il più grave, lungo la Panamericana, un autobus di civili, provocando 20 morti, 35 feriti e 16 mezzi coinvolti. Questo è il prezzo del voto, dicono. Spostare il lago della bilancia incutendo terrore. Proprio qua a circa 500 metri C'è stato quel grande attentato quando passava un autobus e più o meno 15 giorni fa sono morte più di 20 persone sulla strada che porta alla comunità di Cajibio. Oggi ultima tappa, speriamo bene. Sarà un tappone perché 7 ore. È pronta? Essere nel posto sbagliato al momento sbagliato ci fa per il momento tornare sui nostri passi. Il tempo scarseggia e siamo ospiti in un paese che ha bisogno di leccarsi le ferite dopo anni di apparente normalità. È il più grave attentato in 20 anni, qualcuno dice. Eppure è una terra che ci assomiglia più di quanto pensiamo e i cui avvenimenti ci costringono a ripercorrere con la mente il grave decennio degli anni di piombo e il conto salatissimo pagato alla criminalità organizzata. Mentre la gente, quella vera, tira avanti come può. I posti di blocco si susseguono, così come le auto con soldati dell'esercito armati, tutti giovanissimi. Non ci sembra vero, ma siamo arrivati ragazzi, 200 metri, 7 ore di moto, sosta, benzina, quindi ancora teniamo duro nonostante l'età che avanza. Nel frattempo ci vediamo anche il mercato di Piares. Da lì a poco iniziamo a programmare il lavoro al nostro ritorno.
bentornati in Italia.